Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Oggi parleremo di un tema piuttosto complesso, ma vi preannuncio che ritorniamo a parlare di RGB, ma sotto un'altra veste. Se vi ricordate, abbiamo parlato e introdotto RGB con Federico Tenga e oggi ho il piacere di avere con me Walter Maffione, che è il lead developer di Kaleidoswap. Ciao a tutti. Kaleidoswap possiamo dire che intanto sì, scusa, andavo con l'introduzione, ma ti faccio prima salutare. Ciao a tutti. Tra l'altro Walter è un possiamo dire, un quasi amico degli amici del Bitpolito che, lui è sempre a Torino, è uno diciamo del vivaio di Bitpolito di nuovo, quindi tanto per farvi capire, no, a Torino che cosa combinano. Io vi porto i ragazzi che effettivamente studiano a Torino, entrano nel Bitpolito e poi effettivamente trovano uno sbocco lavorativo nel mondo di Bitcoin. Tra l'altro E invito appunto tutti a venire al Satoshi Spritz il giovedì a Torino, un evento, un meetup, uno dei più grandi in Italia, tra l'altro. Quindi se siete interessati a conoscere un po' la community torinese, venite al Satoshi Spritz. bravo, bravo, bravo. Io ci vado quando posso vado 1 volta al mese perché lì veramente effettivamente c'è movimento, c'è sempre un qualcosa da imparare, perché non è, diciamo, la solita birretta e pizza che si mangia e si beve, ma c'è sempre un qualcosa di istruttivo, quindi si può anche crescere a livello personale nell'ambito Bitcoin e si fanno ovviamente anche conoscenze. Giusto. Ma oggi parleremo invece di Kaleidoswap, che è il primo, possiamo dire, DEX per quanto riguarda i token e gli asset su RGB. Allora, Esatto. prima diciamo di addentrarci in questo tema molto complesso, allora vi faccio prima ovviamente il mio classico, no, annuncio, ovvero che se non siete ancora iscritti al canale vi chiedo cortesemente di iscrivervi e di attivare la campanellina, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se volete supportare il canale potete farlo donando anche solo un caffè sfruttando il QR code che comparirà appunto durante questo video, oppure sfruttando il Lightning Address presente in descrizione. E inoltre vi ricordo anche che se volete conservare con cura i vostri bitcoin, potete farlo sfruttando l'hardware wallet di Bitbox. Bitbox 02 è appunto un hardware wallet open source, hardware open source, software, applicazione open source di fattura svizzera. I ragazzi sono veramente molto in gamba e sempre attenti a portare le nuove diciamo, i nuovi aggiornamenti e sono sempre sul pezzo, quindi mi raccomando, se avete bisogno di un hardware wallet potete sfruttare il codice sconto PLAC e avrete un 5% di sconto sul prezzo dell'hardware wallet. Trovate anche un tutorial completo sul mio canale, così potete appunto seguirlo per muovere i primi passi. Poi ovviamente se avete bisogno di altre cose o mi scrivete o comunque c'è abbastanza materiale, anche il sito è molto interessante perché vi mostra una demo sul funzionamento dell'applicazione, quindi diciamo che potete già avere gli strumenti per partire e inizializzare il dispositivo da soli. Detto questo, direi che possiamo procedere e quindi faccio la prima domanda a Walter e gli chiedo innanzitutto di farci una sorta di riassunto su che cos'è RGB, visto che comunque è un argomento molto complesso. Qui andremo ancora più nel tecnico, ma cerchiamo di un attimo mettere le cose in fila. Quindi partiamo un attimo col ricordare che cos'è RGB. Certo. Allora, RGB è questo protocollo che nasce più o meno nel 2016 da un'idea comune tra Peter Todd e Giacomo Zucco. Quindi Peter Todd esce, con questa ricerca sulla client side validation, quindi spiega, diciamo, che cos'è, questo nuovo modo di andare a confermare le transazioni senza dover andare a pubblicare, una transazione a tutti i nodi della rete, ma semplicemente diciamo ai destinatari, quindi in effetti solo a chi ne ha bisogno. Quindi c'è un notevole miglioramento dal punto di vista della privacy e anche della scalabilità. Quindi esce con questo paper e poi, diciamo, Giacomo Zucco, che penso tutti conosciamo, diciamo, esce fuori con questa idea di utilizzare questo protocollo per inizialmente avere Bitcoin come asset client side validated, quindi in sostanza iniziare a quella di avere questo, diciamo appunto Bitcoin, come appunto un asset che si potesse validare in questo modo. Da qui poi nasce una prima prova a creare appunto effettivamente questo protocollo con Aleco Sfilini, sempre un altro italiano che fa, diciamo, uno dei primi MVP di questo protocollo. E poi, diciamo, dopo un po',
arriva questo sviluppatore chiamato Maxim Orlowski che si prende carico dello sviluppo del protocollo, creando un'associazione chiamata LMPBP Association, e poi da qui anche, diciamo, nasce l'interesse di Tether stessa, che voleva appunto utilizzare questo protocollo per riportare USDT su Bitcoin. Ricordiamo che USDT nasce col protocollo Omni direttamente su Bitcoin, per poi, diciamo, andare a spostarsi su altre blockchain. Con RGB l'idea è quella appunto di riportare appunto questa stablecoin direttamente sulla blockchain di Bitcoin. Quindi diciamo, con l'ingresso di Bitfinex e Tether, appunto, si crea anche un team di sviluppo che aiuta Maxim nel portare, diciamo, in campo questa soluzione. E quindi, diciamo, questa è un po' la storia del protocollo. Cosa fa in sostanza? In pratica, appunto, permette di avere questi smart contract avanzati che diciamo, utilizzano la blockchain di Bitcoin solo come commitment, quindi in sostanza sulla blockchain di Bitcoin non si andrà mai a scrivere nulla se non un singolo hash, quindi ci sono due modi per farlo, o utilizzando il campo per return, quindi vengono scritti 48 byte all'interno di questo campo dove è semplicemente un hash, oppure utilizzando Taproot in realtà diciamo si evita proprio di andare a scrivere byte, perché in sostanza c'è semplicemente diciamo, un singolo branch dello script Taproot, quindi senza andare troppo nel dettaglio, in sostanza si evita di scrivere ulteriori dati sulla blockchain. Quindi, diciamo, on-chain, a differenza di altri protocolli, come ad esempio Inscription o Rune, diciamo che vanno a scrivere spazzatura all'interno dei blocchi e poi tutti i nodi dovranno validarsi e tenere questi dati per sempre, con protocolli come RGB, diciamo, i dati scritti sulla blockchain sono minimi e tutto il resto viene passato off-chain. Quindi in sostanza attraverso questi linguaggi di programmazione che permettono di creare contratti è possibile avere, diciamo, dei contratti come ad esempio il paragone di Ethereum dell'RC20, su RGB ci sarà l'RGB20, che quindi sono degli asset fungibili, che quindi si possono scambiare, e permettono appunto di creare altri asset al di fuori di Bitcoin. Quindi inizialmente, diciamo, lo use case principale sarà quello delle stablecoin, però chiaramente nasceranno poi shitcoin, eccetera, però diciamo l'obiettivo principale è quello appunto di portare le stablecoin direttamente su Bitcoin. Quindi questi asset in sostanza possono essere scambiati utilizzando la client-side validation, quindi c'è una notevole privacy nei pagamenti, perché quando io faccio un pagamento, ad esempio, verso di te, solo tu sai effettivamente che hai ricevuto quel pagamento e non tutta la rete, come ad esempio adesso avviene su Bitcoin on-chain. E poi andremo a iscrivere semplicemente sulla blockchain un singolo hash che va a aggiornare questo contratto. Quindi in sostanza quello che dovrò fare io a livello on-chain è quello di spendere un UTXO, quindi ci sarà praticamente un UTXO che avrà associato all'interno di un campo per turn tutto lo script di questo contratto. Quindi quando io spendo questo UTXO significa che in sostanza dimostro di essere il possessore di questo asset, quindi all'interno del contratto, diciamo, c'è un'ancora a questo UTXO on-chain, quindi quando io in sostanza spendo dimostro di essere il possessore, e tu potrai verificare che effettivamente all'interno del contratto c'era il mio TXO che io ho speso, e quindi tu puoi verificare poi all'interno direttamente solo tu nel tuo nodo, diciamo, che effettivamente il pagamento è stato effettuato, non c'è stato un double spending e la storia delle transazioni è valida, e quindi hai effettivamente ricevuto il pagamento. Quindi in questo modo appunto si potrà avere direttamente su Bitcoin la possibilità di avere asset nativi senza andare a sporcare la blockchain. Poi, diciamo, gli asset è solo uno dei contratti che si possono fare, ci sono altri schemi che permettono, diciamo, di fare altri smart contract avanzati, però quello principale, il più utilizzato, sarà chiaramente quello degli asset, ma ce ne saranno anche altri. Cioè, praticamente sta nascendo proprio un linguaggio di programmazione per fare una sorta di linguaggio Turing complete, come ad esempio Solidity su Ethereum, però direttamente su Bitcoin, col vantaggio appunto di non sporcare la blockchain con dati non utili alla rete. Certo, certo. Allora, facciamo un po' di ordine. Innanzitutto volevo toccare un punto che cioè, non avrei voluto toccarlo, ma visto che l'hai accennato tu, a questo punto te lo chiedo. Io sono molto curioso di, capire a fondo la differenza tra le rune, lasciamo perdere gli ordinals e le inscription, ma le rune e effettivamente il protocollo RGB. Perché tutte e 2 utilizzano il campo per turn, ma
io adesso vado, ovviamente, io dico la mia, poi ho bisogno di una conferma o di una smentita. Sostanzialmente con le rune noi andiamo a scrivere tutto all'interno della blockchain e del campo pre-turno, mentre con RGB noi andiamo a scrivere solamente il commitment, quindi un hash di un contratto che però viene letto al di fuori della blockchain attraverso il protocollo di client-side validation. Cioè, io, se ho un client che riesce a leggere il contratto che è attaccato a questo che è scritto nell'OpreTurn, io allora posso vedere che cosa succede. Mentre per quanto riguarda le rune, io ho tutto, cioè tutto quello che succede è scritto all'interno dell'OpreTurn. Esatto. Sì, allora, premessa, non sono un esperto di rune, non ho approfondito il protocollo, però da quel che diciamo ho letto e ho visto in giro, è un protocollo che fa tutto on-chain, quindi praticamente tutta la scrittura del contratto viene fatta on-chain, ogni volta che devi fare un trasferimento lo fai on-chain e quindi vai ad aggiungere molti più byte all'interno di questo campo operator rispetto a quello che invece può fare RGB solo con un singolo hash. Poi, come dicevo prima, RGB funziona anche senza il campo operator, anzi si sta proprio spingendo per non utilizzare questo campo qua Sì, fa e sfruttare farlo Taproot. direttamente Sì. utilizzando Taproot perché evita appunto di scrivere questi byte. Quindi la differenza principale è che il protocollo tipo Rune va a sporcare quella che è la blockchain con dati che non sono utili diciamo, all'utilizzo della rete, come appunto può essere semplicemente quello delle transazioni Bitcoin e quindi trasferimento di denaro, andando ad aggiungere dati arbitrari che i nodi possono considerare come spam. Cioè, ad esempio, se tu hai un nodo Bitcoin, puoi decidere di non broadcastare delle transazioni che hanno più di tot byte all'interno di quel campo perché le consideri spam. Quindi questo appunto è uno degli svantaggi di protocolli come le rune perché utilizzi la blockchain come se fosse un database, cosa che non è. Quindi diciamo quello è Sì, uno sì, sì, degli certo. principali. No, no, certo, Poi cer per e tra quanto l'altro riguarda con l'RGB. RGB, cioè tu la transazione la fai a te stesso, nel senso che tu hai destini un tot di UTXO, no, e poi tu puoi fare anche una transazione a te stesso, ma cosa cambia è lo stato del contratto all'interno del campo opportuno Esatto, il sostanzialmente, giusto? contratto poi tra l'altro viene inviato in modo peer-to-peer al client, quindi in sostanza tu spendi l'UTXO on-chain, quindi devi fare la transazione on-chain, però i dati del contratto li invii attraverso un protocollo peer-to-peer direttamente al client, quindi quei dati lì non vanno mai on-chain come ad esempio negli altri protocolli, ma vengono spostati direttamente in modo peer-to-peer dal mittente al destinatario. Sì, 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 sì. Sì, possiamo riassumere dicendo che in un caso hai tutto il registro di come è strutturato l'eventuale asset e tutte le movimentazioni all'interno della blockchain, mentre nell'altro caso, come in RGB, tu hai semplicemente il commitment, l'hash di come è strutturato il contratto, ma poi tutte le movimentazioni, gli spostamenti avvengono lato client e quindi Esatto. ovviamente appesantendo meno la blockchain. Bene. E andando avanti, diciamo che appunto con l'arrivo di Tether e Bitfinex diventa palese che ovviamente l'idea principale e diciamo la spinta principale la si può avere nel tentare di portare una stablecoin, prevalentemente USDT, su Bitcoin. Quindi questo Esatto. potrebbe già essere il primo diciamo, caso d'uso poi effettivamente reale, quello sulla quale poi si sta sostanzialmente mirando, no? Certo, diciamo che, io non lavoro per Tether, ha invitato diciamo, qualche puntata fa Federico Tenga che diciamo ha parlato lui di questo argomento, però da quel che appunto si può intendere, Paolo Arduino è incentivato a portare Tether, diciamo far utilizzare Tether il più possibile, quindi qualsiasi protocollo che pensa possa essere utile per far crescere l'adozione di Tether, secondo diciamo, è sicuramente un vantaggio per lui. Poi è chiaramente diciamo una persona interessata a Bitcoin e agli interessi di Bitcoin, quindi se si riuscisse ad avere Tether che gira direttamente su Bitcoin, soprattutto utilizzando il Lightning Network, allora ancora meglio. Quindi il loro interesse penso sia proprio quello di incentivare lo sviluppo di protocolli che funzionano direttamente su Bitcoin, ma senza andare a diciamo, compromettere quelli che sono i valori fondamentali, quindi ad esempio non utilizzando protocolli che vanno a scrivere dati on-chain, ma semplicemente ottimizzando quello che può essere appunto l'utilizzo, andando a scrivere semplicemente un hash e poi spostando tutti i dati off-chain. Quindi ad esempio RGB è un protocollo che hanno già annunciato che andranno a lanciare USDT quando diciamo sarà pronto per la release in mainnet. Stessa cosa per Taproot Assets, ad esempio. Mi pare che da poco hanno annunciato anche Spark, questa nuova sidechain sviluppata da Lightspark, mi pare. Quindi diciamo,
stanno provando in tutti i modi a portare la stablecoin direttamente su Bitcoin. È Certo, sicuramente uno degli utilizzi principali di questi protocolli che permettono appunto di fare asset sarà quello delle stablecoin. Anche perché, diciamo, altri utilizzi possono essere, non so, magari azioni sintetiche, quindi al posto che avere scambi di azioni Tesla su un broker tradizionale, su un mercato tradizionale, magari lo potrai fare in un mercato peer-to-peer dove tu sei effettivamente il custode di quelle azioni, quindi magari nel tuo hardware wallet, oltre a possedere Bitcoin, potrai possedere le share della tua azienda o cose di questo tipo. Qui l'unico certo. problema poi sta nell'effettivamente problemi legali, burocratici su come poi effettivamente andare a portare in sede legale la validità di queste azioni e poi soprattutto c'è sempre un problema di fiducia nell'issuer, quindi questa cosa qui non viene risolta chiaramente da questi protocolli, quindi quando tu emetti un token lì ti devi Assolutamente. fidare dell'emittente, quindi se io ti dico, non so, creo il mio token ancorato all'argento, se poi io effettivamente non ho quell'argento, chiaramente il valore del token è nullo, quindi diciamo il problema della fiducia non viene risolto da questi protocolli, viene risolto da Satoshi con Bitcoin nel 2009. Quindi ogni volta che appunto ci si compra un asset come Bitcoin bisogna fidarsi dell'emittente che poi effettivamente abbia magari del sottostante, quindi quel problema lì non viene risolto e chiaramente No, lì no, bisogna certo. fidarsi. Stessa cosa anche per Tether, nel senso siamo sempre lì, la fiducia comunque la devi avere. Esatto, È se Tether chiaro che fallisce, tutti quelli che hanno Tether hanno carta straccia in esatto. mano, È anzi chiaro carta che, ne avevamo parlato anche sì, ne avevamo parlato anche con Federico Tenga, che l'interesse ovviamente di Tether è quello di girare almeno su una blockchain che si può dire relativamente più sicura rispetto a esatto, tutto il resto sulla quale gira, perché oggi sappiamo che, Tron o Ethereum esistono, tra 5 anni, adesso cominciano a girare, centinaia di miliardi di dollari, quindi secondo me, esatto. la pressione è dovuta anche un po' a questo, cioè cercare di sfruttare almeno un protocollo che siamo sicuri che almeno lato protocollo siamo tranquilli, ecco. Certo. Poi Sì, almeno ecco. permettere anche agli Quindi utenti di far girare un proprio nodo, cosa che invece non puoi fare su blockchain esatto. alternative, come ad esempio, non No, so, no, no. Ethereum, Solana, eccetera. Certo, poi ovviamente collegato a questo ci sarà la possibilità anche di diciamo di creare la qualunque, quindi ovviamente essendo un protocollo aperto ognuno potrà, Esatto. creare e fare quello che vuole. Però qui Purtroppo arriva arriviamo un pochettino al punto sì, lo vedremo, lo vedremo. Arriviamo un po' al punto, perché dove si inserisce Kaleidoswap? Kaleidoswap si inserisce proprio qui, cioè Kaleidoswap è un DEX, quindi è una piattaforma che permette di fare scambi di questi token. Quindi cominciamo a entrare un pochettino nel vivo del nostro discorso. Parlaci a questo punto di Kaleidoswap. allora sì, unica premessa, prima di parlare di Kaleidoswap vorrei parlare di Lightning, quindi in sostanza Sì? Kaleidoswap è un DEX che funziona su Lightning Network, quindi vediamo prima come funzionano questi asset su Lightning, quindi in sostanza una volta che tu hai degli asset RGB all'interno di un UTXO Bitcoin, tu puoi prendere quell'UTXO e aprirci un canale Lightning molto semplicemente, quindi in sostanza lo usi per aprire un canale, da quel momento in poi tu avrai un canale con la controparte, quindi multisig 2 in cui non avrai più solo inbound e outbound liquidity di Bitcoin, quindi in sostanza diciamo in un canale tu poi hai la tua capacità diciamo la tua liquidità del canale in uscita e in entrata, quindi appunto puoi ricevere dei Bitcoin da quel canale solo se hai abbastanza inbound liquidity, le puoi spendere solo se ne hai abbastanza in uscita, diciamo. Ci sarà la stessa cosa con RGB, quindi quando tu avrai un canale RGB dovrai andare a mettere un amount di asset, quindi ad esempio, non so, apro un canale di 1 milione di Satoshi e 1000 USDT, quindi nel momento in cui ho aperto questo canale, ad esempio verso di te, io potrò spendere Bitcoin normalmente come se fosse un canale Lightning, quindi un canale RGB è un canale Lightning a tutti gli effetti, ma in più poi posso spostare questi asset RGB allo stesso modo di come sposti Satoshi, quindi ci sarà una parte locale, una parte remota, e io ad esempio quando apro il canale posso solo spendere quegli asset RGB verso di te, e poi una volta che la liquidità si è spostata posso anche riceverli. Quindi diciamo questo permette di appunto creare una sorta di nuova sottorete di Lightning, perché diciamo i canali RGB sono anche canali Lightning Network, però solo alcuni di questi sono anche canali RGB con asset. E quindi in sostanza nel momento in cui tu poi hai questi canali con asset RGB,
puoi iniziare a scambiare questi asset. Quindi diciamo lo use case principale sarà poi quello di scambiare questi asset. Per farlo però bisogna creare un protocollo per scambiarli in modo atomico, quindi chiaramente senza aver problemi di fiducia, e appunto farlo in modo tale che se effettivamente c'è uno swap, questo o avviene o non avviene, quindi in nessun momento uno dei due può fregare l'altro con i fondi. Quindi appunto si sfrutta quello che è il funzionamento della rete Lightning, quindi basata su HTLC, questi contratti atomici che permettono appunto di scambiare pagamenti su Lightning in modo atomico. Quindi diciamo, gli swap su RGB e Lightning Network sfruttano lo stesso meccanismo. Quindi in pratica come avviene uno swap su Lightning? Mettiamo il caso, ad esempio, io voglio comprare, anzi voglio comprare Bitcoin e ho USDT, e tu hai USDT. Io e te abbiamo un canale diretto l'uno con l'altro con USDT. Quindi quello che succede è che bisogna prendere, diciamo, ci sono due posizioni, uno è il taker e l'altro è il maker. Un po' come su Gen Market. Aspetta che esatto, stiamo allora complicando La un attimo. complessità aumenta sempre di più. Esatto. Allora, partiamo dal dire che appunto noi abbiamo questo UTXO che ha al suo interno, mettiamola così, nel campo op return, un contratto. Questo contratto, per farla il più semplice possibile, possiamo immaginare che contenga degli USDT, sia un contratto di USDT. Quindi io ho degli USDT su Bitcoin. Ho Esatto. uno UTXO di Bitcoin classico che però volendo posso utilizzare per scambiare USDT con un'altra persona, in questo caso per esempio con Walter. Lo scambio di USDT avviene lato client, quindi client side validation. Io però, una volta che ho questo UTXO, essendo un UTXO comune, per assurdo, poi correggimi se sbaglio, se io non mi rendessi conto che legato a questo UTXO c'è un contratto, io potrei tranquillamente scambiarlo a te con una transazione on-chain e nessuno vedrebbe niente, nessuno saprebbe niente, perché è un UTXO come tutti gli altri. Ovviamente sapendo che io su questo UTXO ho allegato un contratto che ci sono sul interno degli USDT, posso decidere di fare come faccio con gli UTXO classici di Bitcoin, ovvero decido di aprire un canale Lightning. Esatto. In questo caso io e te facciamo una transazione multisignature 2 di 2 con due UTXO che al loro interno contengono anche, diciamo, il contratto per USDT, come il contratto di RGB, e quindi automaticamente io sposto questo contratto anche su Lightning Network, perché nella transazione multifirma ci sono due UTXO che contengono al loro interno due contratti che contengono USDT. Attraverso questo stratagemma si riesce a spostare USDT su Lightning Network. Giusto? Fino a qui possiamo dire che ok. Ora arriva il punto di come poterli scambiare questi USDT su Lightning Network, perché appunto se con Bitcoin abbiamo Lightning Network, quindi sappiamo che funziona con gli hash time lock contract, no? Queste HTLC, queste transazioni, bisogna trovare il modo di però comunicare il fatto che si stanno spostando anche degli USDT e non solo più i Bitcoin come la classica transazione, diciamo, Lightning Network quando Esatto. pagate il caffè. Ok, proviamo a ripartire da qui, vai. Ok, allora, premessa, quindi tornando un attimo indietro, per avere chiaramente un canale Lightning RGB hai bisogno di un nodo Lightning che utilizza anche il protocollo RGB, quindi in sostanza c'è questa Ecco, nuova già questo sì, implementazione ok. di un nodo Lightning chiamato RGB Lightning Node, che è sviluppato sempre diciamo, dal team di Bitfinex e Tether, quindi diciamo con a capo appunto Federico Tenga. Hanno sviluppato questo repository open source che praticamente è un fork di LDK, quindi LDK è questa libreria per creare nodi Lightning scritta in Rust. Loro praticamente hanno preso il codice di questa libreria e l'hanno modificato per aggiungerci, diciamo, la parte di wallet RGB. Quindi praticamente utilizzando questo repository, che praticamente appunto è un'implementazione di un nodo Lightning RGB, tu puoi far girare un nodo Lightning a tutti gli effetti, che però utilizza anche il protocollo RGB. Quindi una volta che tu hai questo nodo qua, allora diciamo, parli questo protocollo e puoi aprire canali, chiudere canali e poi fare gli swap. Quindi ritornando agli swap, appunto, ci Quindi sono ci due deve ruoli. essere un canale che riesca a leggere anche il protocollo RGB, Esatto, altrimenti le transazioni possono essere fatte in Bitcoin come se fosse Lightning Network classico, quindi abbiamo esatto. bisogno di questo canale Lightning e RGB. Okay. Esatto, bisogna di questo nodo RGB Lightning Node, cioè Sì, il questo nodo, sì, nodo sì. parla il protocollo Lightning normale, quindi io posso aprire un canale Lightning
a tutti gli effetti classico e pagare Lightning Network normale, ma in Ma più in hai più funzionalità. okay, okay. Quindi praticamente per gli swap, ci son 2 ruoli, c'è il maker e il taker. Quindi praticamente il maker è quello che, diciamo fornisce il prezzo ad esempio di un asset e esegue lo swap, quindi è quello che farà il pagamento finale per, diciamo, fare questo percorso, quindi in sostanza un pagamento Lightning normale, quindi sarà la persona che effettivamente va a eseguire il pagamento. Il taker è invece la persona che accetta, questo prezzo ed esegue lo swap. Quindi in questo caso, ad esempio, io sono il maker, decido di comprare Bitcoin con USDT al prezzo di, non so, $110.000, ad esempio. Tu sei il taker, dici: "Okay, il prezzo mi va bene, allora possiamo eseguire questo swap". Quindi quello che succede è: io creo un pagamento in cui vado a scrivere all'interno di questa invoice Lightning, i tutti i parametri di questo swap, quindi quanti, Bitcoin, sto comprando, quindi l'amount in millisatoshi in questo caso, quindi ogni volta c'è un Mh-mh. prezzo in millisatoshi perché stiamo utilizzando Lightning Network. Quindi qual è l'asset di partenza? Bitcoin. Qual è l'amount di partenza? Non so, 10.000, satoshi in millisatoshi. E qual è il prezzo, cioè diciamo qual è l'asset di riferimento che sto comprando, quindi un ID, alfadecimale, di appunto del contratto di USDT, quindi ogni asset avrà il suo ID univoco che inizia per Okay. RGB 2 punti, stringa alfanumerica. Così sappiamo che cosa stiamo scambiando. Esatto, così sappiamo qual è l'asset di riferimento e possiamo Esatto. controllare ad esempio su Explorer, okay, questo qui è l'asset di questo qui è l'asset ID di USDT, quindi mi va bene, e poi l'amount di riferimento. Quindi una volta che abbiamo questi parametri, quindi qual è l'asset di partenza, l'amount e l'asset di destinazione, l'amount, allora possiamo iniziare lo swap. Quindi io praticamente creo questo messaggio, e te lo mando. Quindi tu andrai a verificare questi parametri se ti vanno bene. Se ti vanno bene, allora praticamente fai un cosiddetto whitelist, cioè praticamente accetti che il tuo nodo, riceva in input, degli USDT da un canale e invii dei Bitcoin dall'altro canale. Tu devi fare questo whitelisting perché di default il tuo nodo Lightning non accetterebbe questo HTLC, perché quando tu invii più Bitcoin di quanti ne ricevi da un canale, diciamo è una cosa anomala, perché di solito i nodi Lightning ne ricevono di più e ne inviano di meno, perché si prendono una commissione. Quindi in questo caso tu devi whitelistare questo pagamento per far sì che appunto il tuo nodo poi broadcasti questa transazione. Quindi tu fai questo whitelisting, una volta che hai fatto il whitelisting mi dici: "Okay, guarda, ho whitelistato, per favore esegui lo swap". Quindi io da maker andrò a eseguire questo swap e quindi in sostanza farò un pagamento a me stesso, in pratica, passando per il tuo nodo e quindi tu riceverai praticamente dei Bitcoin da un canale e invierai no scusami, riceverai USDT da un canale e invierai Bitcoin nell'altro e io stessa cosa. Quindi in pratica se abbiamo un canale diretto utilizziamo lo stesso canale, altrimenti se siamo magari distanti andremo a fare la stessa cosa tra i vari hop. Quindi diciamo uno diciamo, dei problemi di questo approccio è che in tutti i canali Lightning tra me e te ci deve essere abbastanza liquidità sia in Bitcoin che in USDT. Quindi questo è un altro diciamo questo è uno degli svantaggi Complessità in del più. network, la liquidità tra tutti diciamo, i percorsi, tutti gli hop tra il pagante e la destinazione. In questo caso c'è un'ulteriore, diciamo, richiesta, appunto, non solo la liquidità in Bitcoin, ma anche negli asset di riferimento. Quindi, Sì. ehm, E in più abbiamo bisogno di qualcuno, di un oracolo immagino, che fissi un prezzo, perché a questo punto noi, a differenza di una transazione Bitcoin-Bitcoin, dobbiamo anche, come dicevi prima, fissare un determinato prezzo per il Bitcoin, perché se allora no sì, questo è fatto in realtà dal maker, quindi in sostanza io in questo caso ti direi, cioè inizi tu chiedendomi, allora, voglio comprare Bitcoin, qual è il prezzo? Quindi tu mi chiedi appunto una quote, si chiama, quindi un prezzo di riferimento, e io te lo do. Quindi poi sarai tu ad accettare okay. se il prezzo ti va bene o meno. Quindi non c'è un oracolo che dice il prezzo a tutti, perché l'oracolo può sempre mentire, ma Infatti immaginavo. sei tu che chiedi il prezzo al maker e il maker ti dà il prezzo. Se a te va bene, allora esegui lo swap, altrimenti lasci stare. Okay, una contrattazione privata, quindi peer to peer con la Esatto. decisione di okay, Diciamo di chiunque. il termine tecnico si chiama request for quotation, quindi chiedi una quotazione di un prezzo. Okay, okay, perfetto.
Interessante. In questo caso qui appunto sì, quindi avverrebbe il passaggio sul il canale, di Bitcoin e dall'altra parte sul canale invece RGB degli USDT ci sarà il passaggio inverso, Esatto. quindi della Può della essere può della essere anche lo stesso canale, cioè tu nello stesso sì, canale se puoi se io inviare e te Bitcoin. abbiamo un canale sì, perché abbiamo un canale RGB che cioè, Lightning che legge un nodo Lightning che legge anche RGB, possiamo fare tutto direttamente sullo stesso canale senza la necessità di fare giri strani. Esatto. Okay, bene. Comunque le complicazioni aumentano. Certo, sì, qui c'è la complessità sia del protocollo RGB che comunque, è molto alta, perché non è semplice da capire nel dettaglio tutti i singoli, passaggi e blocchi che lo compongono, e poi chiaramente c'è tutta, diciamo, la complessità del Lightning Network, quindi se già Lightning è complesso di per sé come Certo, protocollo, ci andiamo ad aggiungere sopra RGB e quindi diventa, diciamo, una complessità enorme. Poi a livello di user experience, in realtà qui si può semplificare un po' l'esperienza utente con delle interfacce che siano un po' più user friendly rispetto a quelle classiche, quindi diciamo, far capire un po' meglio come si sposta la liquidità, come eseguire gli swap. Quindi ad esempio quello su cui sto lavorando, che è appunto Kaleidoswap, è un'applicazione desktop, quindi un'applicazione che ti puoi scaricare sia su macOS che Linux. Stiamo lavorando anche a una versione per Windows. Il problema di Windows è che la versione del nodo Lightning RGB non funziona per Windows, quindi diciamo c'è l'interfaccia ma il nodo non gira. E su questa applicazione, che appunto come dicevo è open source, tu puoi o far girare un nodo Lightning locale, quindi direttamente all'interno dell'applicazione, oppure mh-mh. ti puoi connettere a un nodo remoto. Quindi diciamo che Lightning per essere utilizzato il nodo deve essere sempre online, Sì, quindi altrimenti stesse problematiche, stesso funzionamento di un esatto. classico nodo live, sempre online, liquidità, attenzione a essere troppo tempo offline, cioè tutto quello che Esatto. è E poi okay. l'altra cosa è quella dei backup. Quindi, anche su Lightning c'è E il problema backup, dei sì, backup. certo. Stessa cosa su RGB. Quindi su RGB non l'abbiamo menzionato prima, ma quando tu, diciamo essendo client server validation, se tu perdi effettivamente tutta la storia dei contratti che ti sono arrivati, perdi gli asset, perché, sei Okay. solo te, diciamo, il responsabile di quel contratto lì. Quindi ti devi fare il backup di questi contratti. Quindi quello, che fa ad esempio il nodo Lightning RGB è ti genera un file unico cifrato con dentro sia la storia degli asset RGB che i canali Lightning. Quindi in questo caso tu avrai un singolo file da backuppare, ti tieni traccia di quello, allora non so, essendo che è cifrato, volendo lo puoi storare in cloud e te lo tieni lì, però diciamo erediti tutti i problemi di Lightning, col fatto che con RGB anche ti devi fare il backup dei canali, cioè ti devi fare il backup della storia degli asset, tanto vale fare tutto un file unico e ti tieni Sì, traccia di quello. sì, anche perché tanto ipoteticamente quel nodo Lightning lì, con quei Bitcoin Lightning lì, li utilizzi per RGB, quindi non cioè, Sì, è una cosa a parte, nel senso non avrebbe senso magari farne appunto di separati. esatto. Okay, okay. E allora quindi, ti faccio proseguire quindi. Allora Sì. dicevi Kaleidoswap ha quindi questa interfaccia che, cerca di Esatto, rendere le quindi cose praticamente tu puoi, far girare un nodo locale oppure utilizzare un nodo remoto. Come dicevamo su Lightning, bisogna essere sempre online perché altrimenti c'è il rischio di perdere, dei fondi. Se ad esempio la controparte propaga uno stato di un canale precedente, tu magari non sei online, non lo vedi per tot settimane, oppure non hai neanche una watchtower, quindi non puoi affidare, diciamo, il compito a qualcuno di controllare la blockchain. Quindi diciamo, bisogna essere online su Lightning. Quindi l'ideale sarebbe quello di avere o una VPS in cloud dove fai girare queste implementazioni Lightning di RGB, oppure non so, sul Raspberry Pi bisogna un attimo fare dei benchmark. Probabilmente si potrebbe far girare, ma è un po' troppo, un po' al limite. un po' al limite, esatto. Però comunque un buon hardware dove fai girare un nodo Lightning può sicuramente far girare anche un Classico mini PC per dire, magari quello esatto, già sì, quello non invece sarebbe un problema. Quindi in sostanza ci deve essere questo nodo sempre online e tu dall'applicazione di Kaleidoswap ti puoi connettere in modo remoto, semplicemente andando a mettere l'URL del nodo e poi una parte di autenticazione, diciamo. Quindi una volta che sei connesso al nodo hai a tutti gli effetti una dashboard in cui puoi vedere l'interfaccia di un nodo Lightning, quindi vedrai il tuo bilancio con il tuo wallet dove puoi depositare Bitcoin o in questo caso depositare anche asset RGB, puoi creare nuovi asset, perché diciamo su RGB la creazione di un token è un'operazione semplicissima, quindi è una chiamata API dove sull'interfaccia è semplicemente un pulsante, puoi creare il tuo token che vuoi, tanto poi diciamo alla fine
non è che ci puoi fare molto se non inviarlo o venderlo, cioè lì il Sì, problema sarà anche poi nel fatto di definire poi un prezzo all'asset, cioè un conto è asset diffusi come ad esempio USDT, dove tutti diciamo sappiamo effettivamente il valore di quell'asset o chi c'è dietro, però diciamo nel momento in cui tu crei il tuo token devi poi venderlo al mercato e diciamo dimostrare che effettivamente certo. abbia un valore. Quindi diciamo la semplicità sta nel fatto che appunto chiunque può emettere quello che vuole e poi sta al mercato a decidere il prezzo diciamo, di quello che è stato creato. Quindi appunto hai queste operazioni RGB, quindi la creazione di un nuovo asset, l'invio, la ricezione, e poi hai la tua interfaccia con cui puoi aprire canali Lightning RGB verso altri nodi, quindi Mh. come appunto su Lightning Network dovrai andare a mettere la chiave pubblica, l'indirizzo IP e la porta del nodo a cui connetterti, e poi una volta che sei connesso dovrai andare diciamo, ad aprire il canale depositando dei bitcoin all'interno, oppure anche degli asset, quindi è optional la possibilità di aggiungere un asset all'interno di un canale. Una funzionalità che abbiamo aggiunto è quella di comprare un canale, perché ad esempio uno dei problemi su Lightning è quella della liquidità in entrata, quindi o anche ad esempio in questo caso di avere effettivamente quell'asset in un canale, quindi se io sono un nuovo utente e ad esempio voglio comprare USDT ma non ce l'ho in questo momento, ho solo Bitcoin, allora quello che Mh-mh. farò è chiederò a un Lightning Service Provider di aprire un canale verso di me con anche USDT all'interno. Quindi in questo modo faciliti un po' diciamo, l'operazione di avere già asset all'interno di canali, quindi Sì, non perché se no non potrei aprire un canale con USDT non certo. avendoli. Sì, se non hai Esatto, USDT chiaramente non ci puoi aprire un canale, quindi non devi ci puoi aprire chiedere un a canale. qualcuno di farti aprire un canale con quell'asset all'interno, in modo tale che tu poi volendolo lo puoi comprare. Quindi Ho diciamo queste capito. sono alcune delle feature che è presente Kaleidos, e poi chiaramente c'è la parte di swap, quindi c'è tutta una sezione in cui tu ti andrai a connettere con un market maker, si chiama, quindi un fornitore di asset e coppie, quindi avrà una lista limitata di coppie che supporta. Quindi ad Mh-mh. esempio nel nostro caso noi supportiamo USDT e Tether Gold come diciamo asset di test che stiamo supportando. Non l'abbiamo menzionato, ma il protocollo funziona ancora in testnet, quindi l'implementazione gira su reti di test che sono appunto o una reg test locale che è mantenuta sempre dal team di Bitfinex e Tether che stanno sviluppando il nodo, oppure noi stiamo anche utilizzando la rete Signet, quindi praticamente Mh-mh. una rete di test che è più semplice da utilizzare perché ad esempio i blocchi sono ogni 30 secondi, è più semplice trovare coin in giro, perché appunto ad esempio sulla testnet 3 è diventata inutilizzabile. Sì. La testnet 4 diciamo sì, si può utilizzare, ma ci sono pochi token in giro, quindi quando tu vuoi ricevere degli asset di test è un po' complicato trovarli. Invece con diciamo, la Signet abbiamo trovato un faucet, quindi un fornitore di token di test che è più semplice da trovare. E quindi noi stiamo supportando il protocollo in queste reti di test in cui possiamo sperimentare, rompere l'infrastruttura, testarla, diciamo, proprio come ambiente per vedere se le cose vanno bene. E poi in futuro, quando il protocollo sarà pronto per la mainnet e il nodo Lightning, diciamo, sarà a tutti gli effetti production ready, allora anche il protocollo potrà andare in mainnet, e quindi poi diciamo, gli utenti potranno scambiare effettivamente asset nel mondo reale, quando poi effettivamente anche gli issuer andranno a emettere asset nel mondo reale. Quindi quando ad esempio Tether lancerà RGB on-chain in mainnet, allora poi chiaramente tutti gli altri protocolli e applicazioni che sviluppano su RGB andranno a supportare quell'asset. Diciamo, questo in generale è un po' l'overview di cos'è Kaleido, quindi è questa interfaccia ad un nodo Lightning RGB con una funzionalità di trading, con un market maker, quindi un fornitore appunto di coppie e prezzi di asset supportati da quel market maker. Quindi in questo caso c'è un singolo market maker che è diciamo, un market maker fornito da noi di test. In futuro gli utenti potranno scegliere più market maker, quindi diversi, chiaramente poi ogni market maker magari avrà le sue coppie supportate, quindi ci sarà quello magari che supporta N shitcoin, l'altro che invece ha solo asset, non so, ad esempio stablecoin e così via, quindi ce ne saranno molti. Mi aspetto che ci sarà diciamo, un libero mercato di market maker, essendo che chiunque può farlo,
lì ci Mh-mh. sarà appunto una corsa magari a offrire il prezzo migliore per guadagnare delle commissioni da quel trade. Quindi in questo caso appunto chiunque può fare market maker, chiunque può guadagnarci. Quindi gli utenti potranno scegliere il market maker migliore, che gli dà magari il prezzo migliore, e quindi potranno tradare con più utenti, diciamo. Okay, quindi allora al momento noi possiamo dire che abbiamo cioè io scarico Kaleidoswap, posso decidere di avviare il nodo Lightning direttamente, diciamo, da me, oppure affidarmi al cloud o qualcosa. Questo nodo Lightning è connesso all'LSB di Kaleidoswap, okay, Esatto, quindi al momento la connessione è questa. sì, Kaleidoswap mi fa anche da market maker, cioè quindi se io esatto, voglio acquistare, scambiare o qualcosa, io parlo direttamente con Kaleidoswap. esatto, In futuro si ipotizza che ci saranno, ipoteticamente 50 fornitori market maker tradotto fornitori di liquidità, nel senso c'è esatto, uno sì, che ha tanti USDT, tanti Tether Gold e quindi se io voglio comprare USDT posso comunicare con un altro market maker, che può essere Pinco Pallo, e perché magari ha la commissione un po' più bassa, perché mi fa il prezzo migliore e comprarli direttamente da lui, quindi effettuare lo scambio su Lightning da lui. È sì, corretto? esatto, Okay, esatto. perfetto. Quindi ipoteticamente, io al momento ovviamente sono collegato, anche perché è tutto in testnet, ma sono vincolato diciamo a Kaleidoswap, ma l'idea è che poi tu puoi connetterti usando Kaleidoswap con chi vuoi. Devi Esatto, ovviamente avere il tuo cioè devi ovviamente avere il tuo nodo, far partire anche Kaleidoswap col tuo nodo. esatto. Volevo chiederti, adesso facciamo un passo, né avanti né indietro, di fianco, cioè io creo o ipotizziamo Tether, no, oppure no, Tether è troppo grossa, facciamo che io creo la mia shitcoin Pluck, okay, ne faccio 100.000.000 di pezzi. La domanda che ti faccio è: come faccio ad arrivare su Lightning? Perché io, visto tutto il preambolo che abbiamo fatto, io questa creazione di token la vado a fare on chain. Cioè io Esatto. vado a con un mio wallet che può essere Iris Wallet o non so se anche Kaleidoswap, quindi a Sì, questo sì, sì, punto direttamente. okay, io vado a prendermi uno UTXO, creo il mio contratto, dove dico: creo il token Pluck con il ticker PLK, 100.000.000 di unità, poi non lo so quali altre cose, li farò il disegnino. Adesso poi voglio parlare anche dell'icona, se ci sarà, che Sì, questo è di sì, nuovo sì. interessante, e lo diciamo faccio l'hash di questo contratto, lo metto in un OP nel campo OP-return di un mio UTXO e ovviamente faccio una transazione a me stesso dove faccio il commitment e do il via al mio bellissimo token Esatto. Allora, Pluck, per okay? spiegare un attimo questo discorso in termini tecnici, in realtà la prima operazione che fai è quella di creazione di un UTXO, che diventa colorabile. Quindi in sostanza, fai un'operazione on-chain per creare questi UTXO che sono pronti per accettare un contratto RGB. Quindi questa qui è la singola operazione che fai on-chain. Una volta che hai fatto questa operazione, quindi son colorabili, allora tu puoi colorarli, si chiama, e questa operazione invece non viene fatta on-chain, quindi viene Però fatta scusa, ti fermo un secondo perché siamo in una complessità piuttosto elevata, per cercare di renderlo più terra terra, no, sì. questo vorrebbe dire, per esempio, sposto dei bitcoin dal mio un UTXO da un mio wallet a un wallet di Kaleidoswap o Iris Wallet. No, Faccio in una questo caso è transazione. sempre lo stesso allora, chiaramente quando tu, fai partire Kaleidoswap o Iris Eh hai no, un nuovo voglio wallet. dire quello, ho un wallet vuoto. Sì, Io è un nuovo adesso wallet prendo nuovo. prendo sì, prendo Blue Wallet, gli mando uno UTXO a Kaleidoswap, in Esatto. questo modo questo UTXO diventa colorabile. No, no. Tu allora Ah, quando fai un'operazione okay, on-chain, che ad esempio invii Bitcoin, quella è una transazione on-chain normale, quindi hai okay. inviato un UTXO. Nel momento che tu avrai quell'UTXO direttamente su Kaleidoswap, quindi che Mh-mh. diciamo è tutto non custodial, quindi Kaleidoswap quando tu lo fai partire è un nodo Lightning a tutti gli effetti, quindi quando tu lo fai partire ti dà le tue 12 o Certo, 24 parole. Quindi certo. diciamo, questo non l'abbiamo menzionato, ma è importante da dire, non c'è custodia da nessuna parte, neanche negli swap, quindi è tutto non custodial, è tutto atomico. Il vantaggio è che semplicemente, diciamo, chi fornisce liquidità guadagna dalle commissioni come se fosse un LSP a tutti gli effetti, quindi diciamo quello è effettivamente il Il business vantaggio model, del certo. business Sì, model, sì. esatto. Quindi quando tu appunto crei un nuovo wallet, depositi il Bitcoin on chain normale, quindi ad esempio da Blue Wallet fai una transazione e ricevi un TXO su Kaleidoswap, quello che dovrai fare poi se vuoi ad esempio creare il tuo token, dovrai fare una transazione direttamente da Kaleidoswap, cioè un pulsante che si chiama Create UTXO, che ti permette di Mh-mh. creare UTXO colorabili. Quindi tu puoi Ah, okay. definire quanti ne vuoi, ad esempio, non so, da un UTXO da 1.000.000 di satoshi ne puoi creare, non so, 5 da 10.000, in questo caso,
E poi, una volta che hai questi UTXO colorabili, tu per ognuno di questi puoi inserire un contratto RGB. Quindi, per esempio, quando crei un nuovo token, utilizzerai uno di questi UTXO creati per aggiungere in quel campo operator diciamo, il contratto, e questa operazione viene fatta off-chain, quindi non devi fare nessuna transazione on-chain. Una volta che hai quell'UTXO colorabile, allora lo puoi utilizzare per aprire canali Lightning, inviarli e così via. Ok, Quindi c'è ok. solo una singola operazione on-chain, che è quella di creare questi UTXO colorabili, e poi una volta che ricevi o ricevi gli asset RGB o crei tu nuovi asset RGB, allora diventano colorati. Quindi nel momento in cui sono colorati, li puoi utilizzare per aprire i canali Lighting colorati. Ecco, quindi noi adesso abbiamo il nostro UTXO colorato con all'interno i 100 milioni di token PLAC, no? Esatto. Ora, io vorrei scambiarli in fretta, non vorrei stare lì a fare delle transazioni in chain. Quindi la mia idea sarebbe quella di volerli portare su Lightning. Per Certo. portarli su Lightning, che cosa devo fare? Devo parlare innanzitutto con te, market maker, Sì. perché Ah, dobbiamo aprire un canale insieme dove dobbiamo avere tutti e due dei token PLAC, immagino. esatto. Allora, qui aumenta ancora un po' di più la complessità. Quindi ci sono diversi No, modi. beh, Allora, voglio provare a fare questo esempio perché vorrei far capire come funziona lo spostamento, cioè nel senso, sì, sì, credo, sì. immagino che non è che chiunque crea un qualcosa poi va su Lightning e le gira e sposta, perché non è così semplice, deve avere una Esatto. domanda per poter Esatto. sapere. Allora, diciamo, quando tu crei un token su Lightning, scusi, quando tu crei un token e poi c'è un UTXO, puoi utilizzarlo per aprire canali Lightning. Quindi puoi, ad esempio, aprire un canale Lightning verso un tuo amico, e da quel momento in poi puoi inviargli quegli asset su Lightning a lui direttamente, senza problemi. Qui il problema sta poi nel fatto su come faccio a vendere il mio token a tutti in un Ecco. mercato peer-to-peer. Qui inizia un po' la complessità, perché allora o ti metti d'accordo con un market maker, un po' come succede adesso con diciamo il listing di token su exchange, no? Lì praticamente Mh-mh. quello che succede è l'issuer, lo shitcoiner di turno, parla all'exchange e gli dice: per favore puoi listarmi questo nuovo asset, eccotene 10.000 ad esempio, e poi sarà Sì. lui a diciamo, creare un order book ai propri utenti, in cui gli utenti faranno diciamo, le proprie operazioni, però diciamo, l'exchange è custodial, quindi loro hanno un database in cui semplicemente gli utenti mettono degli ordini di vendita e di acquisto e poi possono prelevare. Quindi farlo custodial, una cosa del genere, è molto più semplice. Il problema è farlo non custodial, quindi senza che appunto Mh-mh. ci sia custodia in nessun momento. Quindi qui nasce un po' di complessità. Quindi eh, il problema appunto sta nel vendere questi asset. Se è un asset nativo, che quindi non ha un prezzo, eh, il dubbio è: come facciamo a definire un prezzo di un asset che non ha un order book? È impossibile. Quindi io mi aspetto che all'inizio i market maker forniranno degli asset che sono ad esempio bridgiati, quindi nasceranno dei bridge di nativi RGB, dove gli utenti potranno inviare ad esempio non so, l'Ethereum bridgiato e prendersi il token RGB. Quindi ci saranno appunto queste implementazioni, un po' come adesso ci sono su altri progetti, dove appunto in base all'asset che depositi tu ricevi l'asset RGB. E quindi, essendo che questi asset hanno già un prezzo sugli exchange, gli order book, i market maker possono già offrirti un prezzo per questi asset. Ma asset nativi che non hanno un order book diventa complicato, e quindi qui nasce un po' la parte di marketplace peer-to-peer, quindi è un progetto su cui stiamo lavorando. E quindi a questo punto tu hai creato il tuo token, vuoi venderlo, cosa fai? Utilizzerai questo protocollo peer-to-peer per creare ordini di acquisto o di vendita di questo asset, quindi tu puoi dire: ok, io ho 1000 token, ne voglio vendere 10 a 20.000 satoshi, ad esempio. Quindi creai questo evento, lo manderai, in questo caso noi stiamo utilizzando il protocollo nostro, quindi Mh-mh. andiamo ad aggiungere un altro po' di complessità utilizzando altri protocolli, però in sostanza è come se tu mandassi questo messaggio a tutti gli utenti che sono connessi a questo relay, che vogliono ricevere diciamo, gli ordini di acquisto e di vendita, quindi tutti vedranno questo nuovo ordine, e allora qui nasce un protocollo di comunicazione per dire: ok, voglio comprare questo token, non ho la liquidità in entrata, quindi mettiamoci d'accordo e tu mi apri un canale diretto verso di me con quell'asset, e allora poi lì posso comprarlo. Quindi quello su cui stiamo lavorando è una sorta di SDK, quindi un software development kit, in cui praticamente
è già all'interno tutta questa complessità di, ok, se non hai la liquidità, allora in automatico ti viene aperto un canale. Quindi praticamente per listare il tuo token, tu creerai semplicemente un ordine, un po' come se fosse l'interfaccia di, non so, di Binance, un exchange, diciamo. Quando gli utenti vorranno comprare quel token lì, allora lì nasce la comunicazione per dire, ok, se non hai liquidità, allora mi viene aperto un canale, altrimenti, non so, se c'è la liquidità, allora facciamo direttamente lo swap. Quindi qui c'è un po' di complessità su cui stiamo lavorando, quindi diciamo per la parte peer-to-peer è ancora in fase di sviluppo, mentre invece la parte di market maker in cui gli asset sono già definiti dal maker e si possono già scambiare, quello è già implementato ed è anche più semplice da implementare. Ho capito, ho capito. Beh, poi dipende anche dal tipo di token che tu vai a, diciamo, a creare, nel senso che Esatto. adesso getto proprio, magari se io vado adesso che va di moda tokenizzare anche gli immobili, se io ho una quota da $10.000 di controvalore, 10.000 USDT di un immobile, non ha senso che vado a spostarla su Lightning, posso tranquillamente magari tenermela on-chain senza stare a creare tutte queste cose qua. Se invece ho Esatto. bisogno di spostare il token USDT per pagare il caffè con USDT su Bitcoin, allora è certo che ho bisogno di Sì. sfruttare, diciamo, di E poi sfruttare un'altra Lightning. cosa che non abbiamo menzionato è la parte di swap on-chain, perché tu in realtà gli swap di asset RGB lo puoi fare anche on-chain, quindi crei una sorta di transazione dove avrai 2 input e 2 output, quindi praticamente tu metterai il tuo UTXO Bitcoin, io metterò il mio UTXO con anche asset RGB, ad esempio USDT, e in output tu avrai il tuo UTXO con, diciamo, asset, cioè in questo caso sì, asset RGB, e poi il mio UTXO solo Bitcoin. Quindi in questo caso creiamo una transazione e lo swap viene fatto on-chain. Poi lì c'è un po' di problemi un po' come su Lightning, quando tu apri un canale devi prima farti mandare una transazione che ti fa riprendere i fondi dopo un determinato tempo, se la Certo. contropartita non firma. Quindi lì c'è un po' di complessità di mettersi d'accordo e soprattutto evitare che poi non venga fatto magari un replace by fee, eccetera. Però diciamo, immaginati che c'è una transazione on-chain dove 2 input e 2 output, facciamo lo scambio on-chain. Però chiaramente lì devi pagare le fee on-chain, appunto aspettare Certo. 10 minuti. Chiaramente avere il canale Lightning e fare lo swap direttamente su Lightning è molto meglio. Domanda fondamentale, poi dopo, se ci fai il piacere di farci vedere effettivamente qual è Sì. lo swap, così magari andiamo avanti. Le commissioni, le fee di tutti questi swap su Lightning come vengono pagate? Con che asset vengono pagate? Allora, qui sta in realtà al market maker deciderlo, quindi praticamente il market maker ti fornisce un prezzo con anche già, diciamo, inserite le commissioni. Quindi ad esempio quando tu, non so, vuoi vendere Bitcoin e comprare USDT, in questo caso vedrai magari il prezzo di USDT che avrà un premium rispetto magari a quello che puoi trovare sull'exchange e quindi in questo caso riceverai meno USDT rispetto al prezzo appunto che è Okay. reale. Quindi in sostanza tu andrai a pagare delle commissioni ricevendo meno asset rispetto a quelli che magari sono reali. Quindi in questo caso le commissioni son pagate, diciamo nell'asset che stai comprando o viceversa. Okay. Quindi ad Ma esempio anche il costo della transazione? sì, sì, è tutto all'interno di quella parte lì. Poi, diciamo, essendo che è il maker che fa il pagamento, sarà lui che poi andrà a pagare le commissioni del routing. Quindi lì, Okay. in quel caso, saranno poi, un po' come se fosse un pagamento Lightning normale a tutti gli effetti, ogni hop si andrà a prendere dei satoshi che dipendono dalle commissioni inserite in quel canale. Quindi lì c'è sempre il classico, diciamo le classiche fee di Lightning, c'è una base fee che dipende da se tu passi dal mio nodo, ti farò pagare, non so, un satoshi, e poi una fee percentuale se tu, diciamo, sposti della liquidità all'interno del canale, allora ti faccio pagare delle No, no, percentaggi. ma quello che voglio capire è se comunque intervengono le commissioni, cioè le commissioni di Bitcoin, cioè provo a farmi capire. Se io voglio scambiare USDT con Tether Gold, Sì. cioè non c'entra niente Bitcoin, no? Allora, in questo caso sì, ma è nascosto all'utente, cioè tu semplicemente dall'interfaccia vedrai, uno swap, però quello che succede internamente su Lightning è che, ogni volta che tu fai diciamo sposti, all'interno dell'HTLC anche degli asset RGB, stai spostando anche, diciamo il min un valore che si chiama min dust, cioè il valore minimo che se quella transazione, quindi se quell'HTLC va on chain, la transazione viene confermata, che attualmente è di 3000 satoshi, quindi
ogni volta che tu, in questo caso swappi USDT con Tether Gold, tu stai Okay. inviando 3000 satoshi e ricevendo 3000 satoshi. Quindi questa cosa Okay. viene fatta in modo nascosto all'utente. Ora ci siamo. E quella commissione lì, quella transazione lì paga delle commissioni in Esatto, Bitcoin. esatto, esatto. E Ecco. insomma, però da questo problema, cioè in realtà non è un problema, cioè da questo meccanismo nasce un problema poi sui pagamenti normali. Quindi praticamente quando tu vuoi creare un invoice Lightning per ricevere USDT, purtroppo al momento devi sempre mettere questi 3000 satoshi all'interno del pagamento. Questo perché? Perché appunto se poi, ad esempio, uno dei nodi intermedi va offline e l'HTTC rimane pending e i canali devono essere chiusi, ad esempio, quindi c'è una chiusura forzata, quella commitment transaction con quegli asset deve essere confermata, altrimenti c'è il rischio che poi, se non viene confermata, perdi gli asset associati. Quindi tu, appunto, magari crei un invoice di 10 milioni di USDT, dove all'interno in realtà ci sono questi 3000 Satoshi. 3000 satoshi che se non confermati on-chain io perdo Esatto, tutto, tu se ce perdi li ho tutti i milioni. Quindi diciamo, questo è okay, uno okay. dei problemi più che altro per i micropagamenti in USDT. Quindi se tu crei un invoice da 1 USDT, in realtà l'utente poi ne deve pagare sempre questi 3000 Satoshi. Quindi Sì, diciamo cioè questo ipoteticamente paghi la commissione su 3000 satoshi, che possiamo dire sono 3 €, però io sto spostando un son 3 esatto, dollari, ma sto spostando un dollaro. esatto, Okay, esatto. Quindi okay. questo diciamo è uno E dei problemi principali, proprio dovuti al fatto che certo, se poi ecco. quella transazione va on-chain deve essere confermata. E soprattutto più aumenta il prezzo di Bitcoin, più rilevante è il costo della transazione se rapportato in confronto ai dollari che io sto spostando su Bitcoin, perché Eh se sì, pago in Bitcoin non mi interessa perché è la quantità di millisats che io pago, ma sì, se rapportato in uno scambio USDT allora sì che ha senso, perché magari sì, adesso ti dico, ipotizziamo Bitcoin a 1.000.000, io, ho 3000 sats che sto spostando che non sono più, 3 €, ma sono 30 €, sì. però pago la commissione su uno spostamento di 30 € che magari, adesso faccio cifra a caso, ma è, 12 centesimi, però e io sto spostando 1 dollaro in realtà, quindi Sì, sì, la sì. mia commissione incide per un Poi 12% su diciamo che in realtà lì ti puoi un attimo al momento è così, diciamo di default, però volendo poi si può un attimo cambiare questo parametro per dire: "Okay, per pagamenti sotto una certa cifra, allora anche se va on-chain e perdo quegli asset, vabbè, cioè non è proprio Sì, no, importante." no, no, certo, adesso era più che altro era un esercizio mentale per cercare di Esatto, esatto, capire. giusto per far E capire come questo funziona appunto. questo è un punto fondamentale però, perché è lì che volevo arrivare a capire effettivamente a che cosa mi servono 'sti cazzo di asset su Bitcoin. Perché io, sai, ne abbiamo già parlato parecchie volte, sono sempre un po' titubante nel dire alla fine a che cosa ci servono, no, cosa Certo, ci certo. servono? Cioè, ci sono già le altre blockchain, che cazzo ci rimettiamo a fare su Bitcoin? Ora, tolto il discorso di USDT, che capisco l'interesse di Paolo Ardoino nel portare USDT su Bitcoin, cioè tralasciando un attimo l'interesse diciamo di Tether, l'interesse del bitcoiner potrebbe essere quello dell'aumento della liquidità su Lightning Network, Esatto, sì. perché io, bitcoiner puro, purista, che non voglio vedere altro, non vedrò altro, ma avrò il vantaggio che, essendo che ipoteticamente, se si vuole fare un passaggio su Bitcoin di USDT, poi gli USDT verranno spostati su Bitcoin. Questo spostamento porterà ovviamente un incremento della liquidità anche in Bitcoin proprio per questo discorso che abbiamo appena detto, cioè che io comunque per fare uno spostamento di USDT devo spostare anche dei Bitcoin, quindi pagherò delle commissioni in Bitcoin, quindi porterò liquidità e darò la possibilità anche agli LSB di potersi sviluppare, di poter crescere, di poter anche aumentare la liquidità anche in Bitcoin, avvantaggiando diciamo in maniera trasversale anche diciamo, lo scambio di Bitcoin su Lightning Network, Esatto. proprio perché aumentiamo la liquidità. Esatto, sì, diciamo che appunto se questi protocolli funzionano effettivamente nel mondo reale, cioè cosa diciamo, si spera sia così, però appunto bisogna provare nel mondo reale e vedere se non ci son problemi. Certo. Però appunto se queste cose funzionano, allora significa che, c'è interesse in questo caso appunto in questo caso appunto stablecoin, portarle su Bitcoin e portarle su Lightning Network. Quindi quello che si vedrà poi on-chain, a tutti gli effetti, saranno tante transazioni di apertura di canali Lightning, perché in questo caso sarà un incentivo in più a far girare un nodo Lightning. Quindi, Lightning al Sì. momento è una rete per fare pagamenti,
con anche asset nativi diventerà anche una rete per fare trading, diciamo. Quindi, diciamo, la finanza tradizionale potrà spostarsi su un layer che ha diversi vantaggi, perché attualmente, appunto, ci sono tutte le problematiche dei, non so, bonifici della finanza tradizionale, oppure fare, diciamo, la DeFi su altre blockchain, ci sono 1000 problemi, come ad esempio il front running, quindi quando tu crei una Sì, transazione, se io metto una fee un po' più alta, ti posso appunto passare davanti e rubarti quel prezzo, poi tralasciando i problemi di centralizzazione. Quindi utilizzando Lightning si ottengono vantaggi sia di velocità nei pagamenti, privacy, assolutamente, perché poi quando facciamo lo swap lo sappiamo solo io e te, quindi un privacy maggiore, e le commissioni anche molto più basse rispetto a pagare le fee, non so, su altri blockchain. Quindi, diciamo, si ereditano tutti questi vantaggi per appunto fare gli certo. swap. Quindi se questa Ma cosa... infatti Vai. Federico puntava molto sul discorso del trading, cioè lui era focalizzato, diceva non è tanto, no, lo scambio del pagare il caffè con Tether su Bitcoin, ma il trading vero e proprio, quello sì che porta volumi, porta Certo, commissioni, porta, esatto. no, alta frequenza, e quindi Esatto, è perché quello poi che vedi quello che si vede in ground effettivamente. chain poi sono tante aperture di canali Lightning, quindi diciamo i miner saranno felici, perché appunto guadagneranno le commissioni, i blocchi saranno pieni, ma non di token shitcoin pieni di blocchi, ma con apertura di canali Lightning, e quindi questo ha l'impatto poi su creare molta più liquidità all'interno della rete Lightning, perché appunto ci saranno molti più volumi, quindi i Sì, pagamenti Lightning normali arriveranno prima, perché appunto c'è molta più liquidità, gli LSP guadagneranno più commissioni, quindi ci saranno molti più incentivi, molti più magari investimenti su progetti Lightning, e poi si crea un nuovo incentivo anche a far girare un nodo Lightning, quindi al momento i nodi Lightning guadagnano dalle commissioni del routing, in questo caso potranno guadagnare ad esempio facendo arbitraggio tra asset e coppie. Quindi appunto si crea quello che è proprio un nuovo layer sulla rete Lightning, che non diventa più solo un layer di pagamenti, ma anche un layer di trading a tutti gli effetti. certo, certo. Ti E faccio l'utente un'altra domanda normale invece. non vede la differenza, cioè lui, se tu hai il tuo nodo Sì. Lightning normali, semplicemente vedrai l'impatto nel fatto che i pagamenti arrivano prima perché c'è molta più liquidità. Certo. E- Ti e- faccio una domanda, un pagamento, diciamo con un asset RGB, l'instradamento di questo pagamento deve passare solo attraverso canali, solo attraverso nodi che comunque leggono il protocollo RGB, oppure la transazione può fare diversi hop anche su un nodo Lightning classico e poi arrivare però a un nodo Lightning che legge il protocollo RGB? Allora, qui Perché questo è interessante di nuovo esatto. sarebbe. Allora, praticamente qua ci sono due strade che si possono fare. Allora, nativamente, per quanto riguarda l'RGB, il pagamento deve passare attraverso canali Lightning RGB, però c'è un modo per fare la stessa cosa senza passare da canali Lightning RGB. Ad esempio, Taproot Assets fa più o meno una cosa simile, in cui ci sono questi edge node, che sono praticamente appunto, proprio come dice il termine, alla fine del grafo, quindi il pagante paga questo edge node, poi dall'edge node si passa sulla rete Lightning di Bitcoin, e poi alla fine dell'edge node si ripassa diciamo, nell'asset finale. Su RGB si può fare la stessa cosa attraverso un meccanismo chiamato appunto di proxy gateway. È un protocollo che pensavo di aver creato io, in realtà l'ho creato ieri al Satoshi Spritz con Christian Decker, e ci aveva pensato già anni fa. Porca tro Però vabbè, mi ha fatto piacere comunque che ci aveva già Arrivare alla pensato. stessa conclusione, diciamo che fa piacere, Esatto, ecco. esatto, esatto. Praticamente come funziona questo protocollo? Allora, c'è un proxy di mezzo, che può essere un LSP. Quindi ehm scusa, allora anche io dovrei essere contento di aver pensato più o meno a questa cosa. Poi come esatto, realizzarla non ho esatto, la esatto. minima idea, però Infatti cioè, è un'idea che in realtà arriva subito nel momento in cui ci pensi. Però vabbè, poi creare la soluzione comunque non è banale, però no. Eh comunque no, diciamo perché che sarebbe interessante, perché a quel punto anche io che non vedo il protocollo, che non mi interessa RGB, ne ho comunque un vantaggio lo stesso, perché faccio hop di una transazione che al suo interno contiene RGB, ma io comunque la mia minima fee me la prendo, ma io non vedo minimamente l'asset che sta passando esatto, sul mio esatto, esatto. nodo. E poi soprattutto il vantaggio passa anche poi nell'esperienza utente, perché ti faccio appunto questo esempio, cioè tu sei un commerciante che non vuoi ricevere Bitcoin, ma vuoi ricevere USDT, ad esempio su RGB. Io sono il pagante, ho solo Bitcoin, non voglio avere USDT, non voglio avere niente a che fare, però voglio pagarti, ad esempio, il tuo pagamento. Quindi quello che faccio è cos'è? Praticamente tu crei un invoice, io la scannerizzo col mio wallet,
Il mio wallet dice: "Guarda, non puoi pagare perché non hai una route diretta verso questo invoice". Allora cosa succede? Praticamente, parliamo con lo stesso nodo di mezzo, che è praticamente appunto un LSP, a cui io sono connesso, quindi tu in realtà non potrei volendo non sei neanche connesso a questo, solo io che sono diciamo il pagante sono connesso a questo proxy. Quindi quello che faccio è: gli mando al proxy la tua invoice e lui cosa fa? Lui mi crea una nuova invoice con la stesso payment hash, quindi una invoice wrappata che ha praticamente lo stesso payment hash. Quindi io praticamente cosa faccio? Pago questa invoice al proxy. Lui praticamente questa invoice qui non può riceverla fintanto che non riceve la tua pre-image. Quindi poi praticamente lui paga te, tu gli darai la pre-image del tuo pagamento e poi una volta che lui ha la pre-image del tuo pagamento può ricevere il mio. Quindi in questo caso cosa è successo? È successo che io in sostanza ho pagato, tu hai ricevuto, il pagamento è stato atomico, ma diciamo, nessuno dei due sa effettivamente con cosa è stato pagato e con cosa è stato ricevuto. E all'interno poi, diciamo, della rete Lightning sarà poi, diciamo, il nodo proxy che andrà a fare il pagamento in base a quello che vuoi te. Quindi in questo Sì, caso io so che ho pagato in Bitcoin e tu sai che hai ricevuto USDT, poi esatto. però non introduci un minimo elemento di custodia? No, perché in Perché questo caso non c'è custodia, perché fintanto che tu non dai la pre-image del tuo pagamento, lui non può prendere il mio. Quindi in questo caso qua non c'è custodia okay. in nessun momento, quindi è il tutto atomico e hai il Ah. vantaggio poi effettivamente nel mondo reale, dove chi vuole pagare in Bitcoin paga in Bitcoin, chi vuole ricevere in USDT riceve in USDT o viceversa. Quindi poi a tutti gli effetti questo dà effettivamente un boost all'incentivo, perché poi uno magari dei motivi per cui i commercianti hanno accettato Bitcoin è perché non vogliono la volatilità oppure Certo. non sono interessati all'asset, ma appunto magari una stablecoin, soprattutto nel non so, Latino America, in quei mondi là, sono interessati. Quindi vai a creare appunto un nuovo incentivo a utilizzare questi protocolli e poi nella rete Lightning lì dipende poi dai pagamenti, quindi può essere appunto nodi Lightning normali, cioè scusami, appunto pagamenti Bitcoin normali, dove quindi nodi intermedi guadagnano le commissioni, oppure se sono asset RGB, allora volendo sono nodi Lightning RGB. Però appunto, quindi su questo protocollo qua, un'altra cosa su cui stiamo lavorando è appunto un SDK, quindi un software development kit, che permette ai wallet provider di implementare questi swap. Quindi ad esempio siamo in contatto con i ragazzi di Albi per provare appunto a far implementare questo meccanismo anche su Albi e poi appunto proveremo anche con altri wallet provider per spingere un po' questo protocollo, perché appunto dal nostro punto di vista permette poi un nuovo use case, quindi diciamo permette poi di creare più pagamenti e nuovi incentivi appunto per utilizzare anche questi protocolli. Bene. E dimmi un po' però, quanto siamo vicini alla mainnet alla fine, cioè No, alla messa a terra vera e propria, cioè adesso praticamente. è tutto bello, ma Allora sì, diciamo che ci sono un po' di dipendenze prima di andare live su questo protocollo. Quindi c'è prima una dipendenza sul protocollo RGB stesso, che, diciamo attualmente sono quasi pronti per rilasciare, poi non diciamo non sono io che decido, però, ci sono stati fatti diversi test. A riguardo cioè, diciamo su questo argomento c'è un attimo adesso un problema, perché c'è una nuova versione che si chiama la versione 12 di RGB, mentre invece il team di Bitfinex e Tenga sta lavorando sulla versione 11.1, quindi diciamo poi a livello di comunicazione c'è un attimo diciamo da rivedere un po' le cose, perché le versioni non sono compatibili, quindi probabilmente ci sarà un periodo in cui ci saranno diciamo, due versioni non interoperabili e poi ci sarà una fase di migrazione. Però a parte questo, diciamo, in teoria con la versione 11.1, che sarà la prima che è stata più testata rispetto alla 12, si andrà live a questione di mesi, da quanto ho capito. Quindi mh. dovremmo aspettarci, diciamo, durante quest'anno una versione live di RGB, quindi una prima versione live. Poi, diciamo, per una versione nuova, aggiornata, che risolve anche alcuni problemi, ovviamente dovremmo aspettare un po' di più, però diciamo una prima versione su cui già si può sperimentare ce l'avremo già quest'anno. Una volta che RGB è live in mainnet, allora poi anche l'implementazione del nodo Lightning deve essere un po' più testato in produzione, quindi prima di essere sicuri appunto di mettere e depositare dei bitcoin su un nodo Lightning RGB, bisogna essere sicuri che tutto sia a posto, quindi lì ci sarà una fase di Certo. testing avanzato, magari anche fare un penetration test, quindi provare a bucare il nodo per cercare di, non so, estrarre i fondi, quindi appunto
Sì, 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 Come un in tutti i pressure modi. test, sì, Come uno per in stress tutti i modi, test. allora poi, anche noi potremmo essere, diciamo, ready per la mainnet. Quindi stiamo un attimo aspettando che i protocolli che stiamo utilizzando siano effettivamente testati, pronti, e poi allora a quel punto andremo anche noi live. Quindi per quanto riguarda Kaleidoswap, penso che per la fine dell'anno, inizio dell'anno prossimo, potremmo lanciare il mainnet. Bene, bene, anche perché io ho visto che, voi vi vedo lavorare da tanti anni in silenzio. Poi Sì. c'è chi arriva, fa gli annunci e c'è invece chi butta già protocolli direttamente on-chain sbattendosene il cazzo di Sì, sì, tutto, no, esatto. qui ci sono queste 3, però effettivamente poi, siete molto più vicini alla messa a terra voi di RGB piuttosto che per esempio Taproot Assets che fa degli Sì, sì, annunci, sì, cioè alla fine poi noi quello che lavoriamo in vedi silenzio con la testa sul codice, senza eh. fare marketing e pubblicizzare troppo, perché Però occhio perché poi dopo la gente, cioè non sa, io infatti voglio spingere un po' da quel lato lì, ma anche per far no vedere che c'è comunque ma allora un'alternativa. Poi che considera che comunque Kaleidoswap in realtà, al momento nasce nativo su RGB, però col protocollo che ti menzionavo prima, quello di appunto pagare in Bitcoin e ricevere USDT, in realtà, puoi anche utilizzare Taproot Assets in quel momento. Quindi una nuova roadmap che abbiamo appunto sarà anche quella poi di introdurre Taproot Assets all'interno del protocollo, perché, cioè niente sì, vieta anche perché di non è che poi c'è tutto esatto, è tutto certo. e poi Poi sarà soprattutto vero che si sta andando verso l'interoperabilità qualsiasi esatto, settore, esatto. nel Essendo che comunque senso si che utilizza HTLC e Lightning a tutti gli effetti, diciamo Lightning è il layer base comune e poi tutti i protocolli volendo possono essere interoperabili se utilizzano Lightning, quindi potrai sviluppare con Ask asset quindi per assurdo. esatto, asset RGB con Liquid, con Taproot Assets, passando per Arc, quindi lì a quel punto poi uno si diverte su quello che vuole utilizzare e Certo. poi sta effettivamente poi a non so, al fornitore di servizi decidere quale asset, cioè quale protocollo supportare per avere più volumi, per diciamo guadagnare più commissioni in pratica. Certo, certo. Allora, hai voglia di farci vedere ancora un secondo l'interfaccia? Alla fine abbiamo parlato tantissimo, ma voglio diamo un'occhiata all'interfaccia, Allora, e così almeno vediamo bene che cos'è. allora, questa è l'interfaccia di Kaleidoswap, quindi praticamente quando una persona scarica l'applicazione, che appunto è reperibile su GitHub, abbiamo anche un sito internet kaleidoswap.com che rimanda al link, diciamo, delle release su GitHub. Faccio un piccolo annuncio, adesso stiamo per rilasciare una nuova versione in cui vengono risolti un po' di bug fix, quindi preparatevi appunto per una nuova release dell'applicazione. In ogni caso, quando uno appunto scarica l'app ha questa interfaccia, quindi può o collegarsi a un nodo remoto, quindi va qui, setta i parametri diciamo del proprio nodo remoto, oppure può far girare un nodo locale e qui può o fare il restore di un vecchio nodo, quindi utilizzando diciamo quel file cifrato del backup, come dicevamo prima, può fare il restore di un wallet, oppure può creare un nuovo wallet andando a mettere i parametri, quindi ad esempio la rete da utilizzare, il nome, e poi qua per connettersi un nodo RGB Node ha bisogno di una stringa di connessione a un nodo Bitcoin, quindi in questo caso è username e password, URL del nodo Bitcoin e porta. Ha bisogno poi di un server Electrum, un po' come ad esempio quando ti colleghi al tuo, non so, al tuo wallet, vuoi collegarti al tuo nodo, devi essere collegato a un server Electrum. E poi c'è questo proxy endpoint che sarebbe praticamente un server che attualmente viene utilizzato per la parte di invio dei dati peer-to-peer diciamo di RGB. Quindi praticamente attualmente non è completamente peer-to-peer, quindi c'è questo proxy in cui praticamente quando io devo inviare dati a te, invio i dati al proxy in modo cifrato e tu li vai a prendere dal proxy. Quindi diciamo è Mh-mh. stato un modo semplice per appunto semplificare questa parte peer-to-peer, però appunto in futuro sarà direttamente peer-to-peer. Allora, io al momento ho Bello. 2 nodi, che stanno girando in locale, quindi uno da taker e l'altro da maker, e Okay. possiamo collegarci a uno di questi. Quindi in questo Ah, ecco, caso quindi la distinzione tu vedi proprio la distinzione del tipo di nodo, quindi taker o maker. esatto, Poi esatto. Sì, 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 diciamo per semplificare lo sviluppo appunto a questi 2 nodi. Diciamo per gli utenti, la maggior parte sarà solo taker, diciamo. sarà 6 taker sì, tu così almeno riesci a fare tutto quello che devi inviando e ricevendo dallo Esatto, stesso esatto, sì, sta nel protocollo. Quindi vabbè, questa è un po' l'interfaccia del nodo, quindi c'è il bilancio, quindi adesso siamo in Rectest, quindi posso inviarmi tutti i Bitcoin che voglio perché sei ricchissimo. sì, esatto, c'è uno script che mina blocchi e mi manda Bitcoin.
Quindi posso depositare, qui posso depositare ad esempio Bitcoin e lui mi genera un indirizzo Bitcoin. Adesso è un po' più Okay. adesso è un po' più lento del previsto. Beh, tra la condivisione schermo, la Dice che connessione, il ci sta. computer è in fiamme, esatto. La rete Vabbè, quindi m'ha generato un QR ecco. code con un indirizzo che posso copiare e utilizzare per inviare fondi al wallet. Altrimenti Sì, posso no, beh, sì, quello è l'indirizzo di test. No, 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 volevo vedere lì, guardavo l'indirizzo BCERT, sì. track E poi test. posso generare appunto un invoice Lightning, quindi ad esempio qui setto un amount E lui ti genera e l'invoice, lui sì, sì, sì. lui mi genera l'invoice. Adesso è veramente molto lento, però di solito ci mette molto di meno. Chiaramente quando uno fa le demo, Eh beh, certo. No. poi, allora quindi qui ho la mia parte il mio bilancio con la parte on-chain che è divisa in, diciamo asset colorati e non colorati, quindi c'è colored balance e normal balance. Ah, che è quello che dicevamo prima, quindi tu lì praticamente ci sono gli asset già, colorati, Sì. okay, e gli asset E si vede invece anche qua, classici. guarda, quando vado su Manage UTXO io qui vedo, i miei UTXO, quindi posso vedere i miei UTXO colorabili, che quindi sono pronti per o accettare Okay. appunto degli asset RGB, quindi mintandoli oppure ricevendoli on-chain. Poi posso avere i miei, colored UTXO, quindi i miei UTXO che appunto hanno già degli asset, Hanno già degli asset, okay. oppure i UTXO normali. Quindi ad Normali e esempio quelli posso utilizzarli anche come fossero bitcoin normali, esatto, quindi esatto, posso puoi utilizzarli per fare tranquillamente pagamenti normali. certo, Qui c'è pagamento questo classico. pulsante per creare nuovi UTXO, colorabili, quindi posso appunto mettere l'amount, la size e lui mi fa Che appunto è questo quello che dicevamo prima della transazione on-chain che rende colorabili esatto, quindi ad esempio adesso ho creato un i nuovo UTXO. UTXO, qua mi ha aggiunto 4 UTXO colorabili. E poi qui c'è la parte di asset e la parte di canali, quindi attualmente, diciamo per fini di demo ho già dei canali aperti con il maker, quindi uno con asset RGB, l'altro con diciamo, Tether Gold e poi anche un canale Lightning normali. Okay. Quello che posso fare qui dall'interfaccia è anche ad esempio fare l'issuance di un nuovo token. Quindi ad esempio ti faccio creare il tuo bel token Plac. Eccolo lì. Vedi che ci siamo arrivati alla fine ragazzi. Alla fine era uno scammer. E poi posso mettere la precisione, quindi ad esempio puoi definire la precisione dell'asset. E la precisione sarebbe? La precisione sarebbe quante cifre decimali, ha Ah, quell'asset. okay, okay. Quindi adesso in questo caso io appunto ho creato Ah, questo quindi nuovo noi token. abbiamo già creato un token. Esatto, esatto. E poi come vedi qua sulla parte di UTXO management ho creato un nuovo UTXO colorato, quindi, c'è questo nuovo UTXO colorato che può essere utilizzato per aprire un canale Lightning. Quindi ad esempio io qua ho la mia sezione per creare canali o comprare un canale, quindi posso andare qua, mi posso collegare a, l'LSP, però in questo caso, mi sa che c'è un errore perché si collega a quello di test, quindi devo prendere questa stringa e connettermi. Okay, adesso mi son collegato al Okay, nodo del maker, prima si stava collegando di default a quello a un altro nodo che non è sulla stessa rete. E okay. quindi io Quindi tu qui adesso posso stai creando il canale con esatto, sto la aprendo un canale, quindi posso mettere la capacità del canale e poi posso decidere o meno di aggiungere un asset. Quindi in questo caso ah posso okay, quindi la capacità del canale tu la vai a, diciamo, gestire in satoshi. Quindi tu gli hai esatto, sì, detto: sì, "Io voglio 500.000 sats il canale." esatto. Okay. E poi posso dirgli: "Allegaci anche l'asset Legaci di anche un riferimento." asset e poi quanti amount di questi asset aggiungere in questo canale. Quindi in questo caso Okay, mettiamo okay. 33. Sì, vabbè, okay. Quindi io sto creando un canale Lightning da 500.000 sats con 33.000 token Plac. Esatto. Poi Al vabbè, suo in questo interno. caso ci sono un po' di problemi di UI, perché in realtà quando tu crei la precisione, all'utente cioè internamente non c'è mai, però all'utente poi deve essere mostrata, quindi in questo caso sarebbe 330,46. Sì. Ah, 330,46, okay. Esatto. Beh, abbiam trovato un bug anche sulla poi Esatto. come ci sono poi voglio la percentuale sui bug trovati. Okay, beh, Okay, interessa quindi però adesso quindi in questo caso io ho aperto un lo ecco, fammi un po' vedere la com'è gestita la liquidità adesso. sì, Quindi io come vedi adesso qui ho sì, c'è un quindi canale ho Lightning aperto con tutta la liquidità dalla mia parte.
Esatto, sì, come vedi qui c'è vabbè la parte di reserve che poi viene utilizzata per le fee, però Certo, appunto sì, 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 sì. 500.000 satoshi, di cui 491.000 sono dalla mia parte. Stessa cosa per Perfetto. la liquidità dell'asset pluck, quindi tutta dalla mia Okay. parte. Quindi, ipoteticamente, se io adesso giro questi 330 token Pluck al maker, il maker poi può rivenderli a chi vuole. Sì, diciamo che poi per rivenderli a chi vuole è un po' complesso perché lui dovrebbe avere poi, Sì, dei no, canali. rivenderli nel senso spostarli, lasciamo perdere diciamo il Sì, sì, sì. prezzo, la Però definizione di diciamo prezzo, però se lui avesse della liquidità con quel token lì, allora si può venderlo ad altri utenti. perché in questo caso, ecco, tu fai io faccio l'accordo con il maker, che in questo caso sei tu, per darti questi 330 token e per darteli devo fare un Esatto, processo del diciamo che genere. in un mercato peer to peer, in questo caso qua tu è come se avessi è come se fossi tu il maker, perché appunto sei te che hai creato il token e vuoi venderlo, Sì? hai aperto un canale con chi vuole comprarlo, ad esempio in questo caso, e poi Mh-mh. fornisci te ad esempio il prezzo che vuoi di questo token Pluck e poi se l'utente lo vuole acquistare, quindi è d'accordo con quel prezzo, allora fate lo swap. Quindi praticamente in questo caso faresti tu il ruolo del maker. Ecco, ma All'interno in questo caso quindi scusa perché è interessante, solo che poi andiamo un po' troppo nel tecnico, ma vorrei mh-mh. capire come viene gestita la liquidità, perché mettiamo caso che io adesso ho aperto il canale, quindi io ho la liquidità tutta dalla mia parte. Io ti vendo 330 plaque a 200.000 sats. Io non posso riceverli adesso, perché ho il canale Esatto, infatti pieno. dovresti avere un altro canale almeno che ti permette di riceverli. Quindi Oppure appunto dovrei svuotare quello. esatto, quindi fare il ruolo del maker in realtà non è semplice, quindi non è fatto per tutti gli utenti. Attualmente è gestito da un nodo che anche fa Ah, da LSP, quindi il maker apre i sì, canali Lightning e quindi diciamo gestisce bene la liquidità dei propri canali e poi in quel caso solo per alcune coppie che supporta, allora li andrà a vendere. Quindi diciamo per poi diciamo fare okay. il trading in modo peer to peer lì è un po' complicato perché comunque devi avere abbastanza liquidità in entrata e in uscita, quindi non è una cosa semplice farlo peer to peer. No, Però appunto assolutamente. ci stiamo provando per un attimo No, no, gestire. però è bello, è interessante, molto interessante capire anche questo discorso qua. Quindi Sì, sì, la gestione dei canali in questo caso è ancora più fondamentale, perché io esatto. potrei per assurdo svuotare questo canale, quindi lasciarci sopra per dire 150.000 sats, allora a quel punto lì io poi posso ricevere i miei 200.000 sats che ti ho chiesto per il token Pluck. Sì, esatto, esatto, esatto. Poi altre cose, vabbè, posso comprare un canale, quindi la cosa che avevam detto Sì? prima. Nel momento in cui tu parti, hai il wallet vuoto, allora hai bisogno di liquidità in entrata, sia magari in Bitcoin che, nell'asset. Una cosa carina è che, noi permettiamo di comprare anche della liquidità in uscita, quindi tu ad esempio depositi dei Bitcoin Okay. on-chain da Blue Wallet all'indirizzo on-chain e poi Sì, puoi decidere già di avere un canale bilanciato in Bitcoin. Quindi sì. attualmente solo per Bitcoin, non nell'asset perché è un po' più complicato, però ad esempio in questo caso io posso comprare un canale da 313.000 satoshi, di cui 118.000 sono già miei in I uscita. miei. Poi posso decidere di aggiungere un asset, in questo caso. E quindi voi fornite la liquidità della ma praticamente Esatto, la quindi liquidità in poi diciamo ingresso. il maker che fa da LSP, una volta che l'utente ha pagato, perché qui chiaramente devi pagare per la liquidità che stai comprando e anche poi delle Certo. commissioni, quindi puoi decidere ad esempio anche per quanto tempo tenere aperto quel canale. Beh, Quindi BitKit fa così sostanzialmente anche lui. esatto, Quando tu esatto, apri il canale lui ti fornisce già liquidità in ingresso che vai a pagare nelle commissioni praticamente di apertura canale, ma lui ti dà già una esatto. quota di liquidità. E questo è fondamentale. Adesso Sì. anche per questo ma è fondamentale perché, secondo me toglie tante gratte anche a chi vuole iniziare a usare Lightning, Eh che sì, ci perché vuole se no il principale problema sarebbe adesso. quello di l'utente deve andare lui in giro ad aprire canali, cercarli, spostarsi la liquidità, fare i bilanciamenti, quindi diventa complicato se non hai qualcuno che ti apre un canale verso di te, in Esatto, modo tale che tu puoi ricevere appunto. Poi soprattutto è esatto, esatto. necessario per, in questo caso, fare swap, quindi se vuoi comprare un asset hai bisogno di avere, quell'asset in un canale, quindi se tu non ce l'hai chiaramente devi chiedere a qualcuno. Sì, esatto, ipotizzando adesso di voler prendere USDT, io non ho USDT, quindi non posso aprire il canale, quindi non avendo il canale non posso riceverli, ho bisogno di qualcuno che mi apra il canale con liquidità in ingresso, perché Esatto, così posso fare il mio pagamento in Bitcoin col canale che ho appena aperto e ricevere sul mio canale, in questo caso vuoto, gli USDT che ho acquistato, per sì, assurdo, giusto? esatto. Quindi in questo caso, vabbè, io ho qui ho un invoice da pagare, quindi posso pagare sia su Lightning, se ho abbastanza liquidità, altrimenti on chain, e posso farlo o con i diciamo i fondi che ho sul wallet,
Oppure, volendo, prendi il tuo Blue Wallet, scannerizzi il QR code, paghi on-chain e lui ti paga l'invoice. Quindi volendo, in realtà, quando tu parti, puoi anche non avere fondi direttamente su questo wallet, puoi Fa lo swap, sì. venire qua, compri canale, scannerizzi con Phoenix il QR code e Lo avrai paghi e via. un'entrata diciamo, Certo. pronto per essere utilizzato. Quindi qua fai paga con wallet. Quindi adesso sta processando il pagamento, quindi il maker sta verificando che effettivamente c'è stato un pagamento che è avvenuto con successo, e poi ha aperto il canale. Quindi qui adesso mi vedrò un nuovo canale pending in cui ho la mia nuova liquidità che ho comprato, e poi la liquidità dell'asset attualmente tutta dalla controparte. Quindi io, ad esempio, questo canale qua che ho appena comprato, posso utilizzarlo per comprare USDT in pratica. Ho capito, sì, sì, sì. Sì, 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 è quello che abbiamo accennato prima a voce. Eh beh, bello, molto, Esatto. molto interessante. Eh beh, devo dire che, beh, è chiaro che ragazzi qua, cioè, il wallet è complesso di per sé, ma perché il protocollo è complesso e quello che si sta facendo al momento Sì, è sì, sì. complesso, quindi c'è Sì, proprio diciamo che questa, ho diciamo, è un po' Lightning in generale, in più c'è la parte di asset, quindi qui vedete appunto la liquidità di asset, però Lightning già funziona così, cioè ad esempio questa interfaccia può funzionare, volendo, senza la parte RGB anche per un nodo Lightning, quindi tu puoi comprare un canale senza che vada a mettere l'asset, posso comprare un canale Lightning normale, utilizzare questa interfaccia un po' come se fosse Thunder Hub o sì, Rider App, sì, quindi chi sì, sì, utilizzano di Lightning magari è familiare con questi nomi, sono comunque delle interfacce, e quindi tu, volendo, potresti utilizzare Lightning utilizzando questa interfaccia. certo, Adesso in certo. background non hai visto, ma ho utilizzato lo script che mina i blocchi, quindi se io adesso faccio refresh qui, Ti sono arrivati nuovi esatto, Bitcoin sul dovrei ve wallet. Vabbè, esatto, facile dovrei così, eh. vederli aperti. E Eh beh, poi bello, vediamo bello. adesso la parte di trading, quindi io posso andare qua sulla parte di market maker e posso tradare, quindi posso qui, come vedi, sono connesso al market maker locale, gli utenti qui possono cambiare il market maker, quindi diciamo in fase di diciamo in produzione noi avremo questi 2 interfacce che sono attualmente una di staging che utilizziamo per test, e poi una che dipende da ogni rete. E poi attualmente il maker ti dice: "Guarda, un satoshi equivale a questo ammontare di USDT", Ecco lì e hai il poi prezzo, sì, la quotazione. adesso c'è ancora qualche bug su questa interfaccia, quindi ogni tanto, diciamo, ha un po' di problemi, però nel momento in cui c'è una quota tu puoi comprarli. Quindi adesso ci sono una serie di problemi, sia di interfaccia, quindi veri e propri bug da fissare, che anche di connessione che ci sta mettendo un po'. Sì, Okay, sì, quindi comunque adesso lui ti fa la quotazione e in questo caso quindi quella quotazione lì me la sta facendo il market maker. esatto, sì, è il market maker a cui sono connesso che mi sta fornendo appunto il prezzo di Bitcoin in questo momento, e mi dice: "Guarda, se vuoi vendere questo ammontare di Bitcoin per USDT, allora questo è il prezzo a cui te lo vendo". Ho capito. Adesso vediamo un Sì, sì, attimo. comunque questa interfaccia qua è molto comprensibile, dai, su, adesso poi è chiaro Sì, che sì, diciamo sì, a parte, diciamo, alcuni problemi dovuti sia dalla connessione che dall'interfaccia, ma diciamo sì, qui no, no, l'utente. sei in testnet per un motivo, Esatto, sì, siamo in fase di però test produttivo. Però appunto quello che poi vede l'utente qua è un pulsante swap, preme il pulsante e poi parte appunto un loading che fa appunto questo pagamento atomico dal maker verso il taker, e appunto lo swap poi viene eseguito in modo atomico. Adesso mi dispiace che sto avendo un po' di problemi, no, vabbè, ma non è un problema, però però tanto mi con faceva la piacere nuova release. far Okay, adesso vedere. adesso è andato, quindi adesso proviamo a fare questo swap qui. Ah, eccolo qua, sì. Sì, 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 infatti ti dà uno di 3 sotto che sono Esatto, ci sono, sì, i 3 step. giri. La prima parte è la parte del maker di creazione di questa swap string, che poi nello step 2 viene fatto whitelist dal taker, e poi nello step 3 è il maker che esegue lo swap. Quindi, diciamo, qui in realtà c'è poi un altro piccolo problema che dipende in realtà dalla possibilità del maker di eseguire o meno lo swap. Quindi se ad esempio il prezzo di Mh. Bitcoin cambia nel momento in cui noi stiamo facendo lo swap, quello che può succedere è che il maker magari non lo esegue più, perché non gli è più conveniente.
e Ah, quindi, diciamo sta poi agli utenti andare a recensire anche i maker in base al fatto se eseguono o meno gli swap, perché appunto se poi, il maker esegue lo swap solo quando effettivamente gli fa comodo, allora non è un buon maker con certo, cui giocare. E certo, quindi noi stiamo sviluppando anche sempre su Nostro, quindi sulla parte peer to peer, stiamo sviluppando una parte in cui si può fare una sorta di rate, quindi recensione al maker, in cui tu poi appunto potrai vedere: okay, questi sono i maker che hanno il maggior numero di trade effettuati, hanno le migliori recensioni, quindi un buon maker con cui tradare. Un certo, po' cer come adesso ci sono sui DEX peer to peer, come forse su Bisq o su altri, appunto ci sono delle recensioni sul maker in base appunto al fatto sì, che sì, 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 cioè o meno. però non ce la stiamo facendo, sai. Mi sa di no, quindi niente. Ce ne Vabbè sai. dai, no, comunque a me interessava far vedere, diciamo, almeno l'interfaccia e le potenzialità che ci sono, ecco. Esatto, Ehm, no, è tutto, intrigante e complesso. Continuo io ad avere un po' di perplessità su la quantità di roba che uscirà fuori quando sarete pronti, perché non oso immaginare la quantità di shitcoin che arriveranno lì sopra, però dai, a me quello che interessava capire, far capire poi diciamo anche a chi ci sta guardando e tutto, è il processo di diciamo di sviluppo che c'è dietro anche a Kaleidoscope e RGB e poi tutto il potenziale ritorno che può portare anche a chi di queste cose qua non gliene frega niente, ecco, che poi è sì, sì, quello sì. il succo, cioè, il discorso, il fatto di dire: "Io poi eventualmente posso beneficiarne lo stesso pur non avendo niente a che fare con un tipo di protocollo del genere e posso arrivare a pagare anche chi mi vuole solo avere USDT, per dire, ma posso riuscire a pagarlo in Bitcoin facendo tutti questi swap, questi giri, cioè quindi idealmente è un futuro appunto molto più, diciamo, eterogeneo, però Certo. interessante, ecco. Sì. Dai, io direi che innanzitutto, ti ringrazio tantissimo per averci, Grazie. diciamo, portato in questo mondo che è veramente complesso ragazzi, cioè Sì, sì. Anche per noi è che sviluppiamo non è semplice. Chiaramente invito tutti a scaricare l'applicazione e testarla. Adesso magari, se volete seguirci sui nostri canali Telegram, t.me/kaleidoswap, lì allora annunceremo mi dai tutti i riferimenti che io li metto poi in descrizione, perché certo. comunque ragazzi anche qua è tutto open source, Esatto, quindi se volete quindi contribuire ragazzi aprite issue, se trovate bug, se appunto magari siete interessati a lavorare al progetto che volete contribuire, l'area è open source, potete fare le vostre pull request, testare l'applicazione, aprire issue, quindi proprio liberi di farlo, anzi ci aiuta a sviluppare meglio l'applicazione e risolvere i problemi prima. esatto, bisogna metterla sotto pressione per vedere fin dove si può arrivare in modo tale da essere tranquilli quando poi si va in mainnet, Esatto, ecco. esatto, Va esatto. bene dai Walter, io più che ringraziarti non so cos'altro fare, quindi grazie per la spiegazione, diciamo, generale di RGB, per questa appunto full immersion. Allora io vi invito, come ha fatto prima Walter, se siete in zona tutti i giovedì ad andare ai Satoshi Spritz, dove troverete anche ogni tanto Walter, magari quindi avete piacere di fare 4 chiacchiere Volentieri. con lui, è probabile che lo trovate a Satoshi Spritz. E di nuovo ti ringrazio e io direi, noi ragazzi per oggi vi lascio in pace perché dovete aver modo di digerire quest'ora e mezza oramai di chiacchierata perché è stata molto interessante, ma mi rendo conto che è un mondo molto complesso, cioè un tema molto complesso, quindi guardatela, riguardatela. Se avete domande, dubbi o perplessità, scriveteli nei commenti perché poi io finché posso rispondo io, se no poi giro le domande a Walter e ovviamente Walter mi dà la risposta, ma Volentieri. vediamo di rispondere a tutti i vostri dubbi. E niente, io vi ringrazio per essere arrivati fino qua, spero che non siate svenuti e noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao a Ciao! tutti, a presto.